Ciao amici, come vi avevo anticipato nell'altro video e come sospettavo, ahimè non ho resistito alla tentazione di montare un altro banco di 8 giga, da 8 giga di RAM sul mio PC fisso, quindi sul l'Acer, il mini PC Acer che ho recensito di recente, perché mi sembrava effettivamente uno spreco tenerlo a 8 giga. Premesso che per l'utilizzo che ne faccio io, secondo me 8 potevano bastare, quindi utilizzo home office va più che bene, però niente, non ce l'ho fatta, è stato più forte di me. Quindi, come vedete, qui vi mostro CPU-Z, dove la memoria adesso è in dual channel e parliamo di 16 giga. Banchi di memoria hanno stesso timing, ma come vedete qua da Hardware Info sono di marca diversa, quindi quello di default, quello di fabbrica era della Adata. Questo, lo dico in italiano, sì, lo so. Questo è della Crucial, quello nuovo che ho montato. Però, come vedete, i timing sono, era un CL22 quello di fabbrica e ho comprato un altro CL22 da DDR4 da 3200 MHz, sempre CL22 anche della Crucial. Riconosciuto subito, senza problemi. L'avevo comprato su Amazon per evitare eventuali problemi di compatibilità, però per fortuna non c'è stato alcun tipo di problema da questo punto di vista. Quindi cominciamo con... faccio un breve riepilogo della piattaforma utilizzata per i test. Il desktop che ho per le mani ha un i5 11004 partiva con 8 giga, adesso ne sono arrivati altri 8 che lavorano come avete visto in dual channel. Ha un hard disk da 256 giga, ma la cosa ci interessa poco secondo me perché per il test non cambierà nulla. E in realtà quello che è più interessante è valutare insieme gli scenari su cui ho messo alla prova questa macchina. Quindi gli scenari sono quelli che avete già visto nella prova che ho fatto della macchina e vedono l'alternarsi di test in 3D Mark, poi il benchmark integrato in Rise of Tomb Raider, lo stesso benchmark integrato in Shadow of the Tomb Raider e poi una test di codifica su un file in risoluzione 4K effettuato con Handbrake. Quindi adesso io apro i due screenshot che ho fatto da una parte e dall'altra e vi metto a confronto i risultati ottenuti. Quindi cominciamo con il 3D Mark. Il 3D Mark fatto con ehm, 8 giga rispetto a quello fatto con 16 giga si differenziano per un valore totale che passa da 532 a 611. Ora, se questo valore totale può sembrare un qualcosa di poco conto, non dimentichiamoci che il 3D Mark valuta tanto del test che fa su quello che è l'ambito grafico. In questo caso l'ambito grafico non è stato sollecitato chissà come perché l'incremento di RAM ha un effetto importante sui calcoli che vengono fatti sulla CPU. Quindi, da un punto di vista totale, il delta è stato. Cioè, ho registrato un miglioramento del 15% nel punteggio del time spy di 3D Mark. Tuttavia, se guardiamo gli altri numeri, quindi se entriamo più nel dettaglio di eh, graphic score e CPU score, vediamo che c'è una grossa differenza perché graphic score è passato da 4,63 a 528, quindi un delta di più 14%. CPU score invece ha avuto un incremento consistente perché è passato dal 3587 a 5766, quindi un più 60% di incremento è stato registrato. Altra osservazione, vedete come parlo dei grafici che sto proiettando a video. Questo nel grafico in cui a sinistra trovate il grafico effettuato con 8 giga di RAM, a destra quello con 16 in dual channel, vabbè era scontato però ve lo ripeto. In questo grafico a 8 giga vedete che il processore più spesso lo troviamo a frequenza elevata, mentre nel caso di 16 giga
Invece più spesso il processore lo vediamo che lavora a frequenze un po' più bassine, un'osservazione che vi condivido. Poi, passando invece al secondo scenario di test, quindi vi metto di fianco Rise of Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider. Quindi questo è quello di 8 giga e questo è quello di 16 giga. Allora, ci sono 4 scenari di test per Tomb Raider. Chiaro, non è questo lo scenario in cui io utilizzo il PC, perché questo è uno scenario più di gaming, però credo sia uno scenario utile per mettere davvero sotto torchio una macchina. Quindi dicevamo, nei 4 test che vengono effettuati, cima della montagna, Siria, Valle Geometrica e poi c'è vabbè, il punteggio totale, si passa da 9,05 nel caso 8 giga a 18,64. In pratica qua l'incremento è stato del 100%, di oltre il 100%, del 106%. Poi nel secondo caso da 7,62 a 14,57, un incremento del 92%. Terzo valle geometrica da 9,99 a 15,99, incremento del 60%. Complessivamente si è passati da 8,86 a 16,51, quello che viene definito punteggio totale, quindi un incremento dell'86%. Ora, in questo caso, vabbè, l'incremento chiaramente è frutto e del passaggio da single channel a dual channel, ma anche dall'incremento totale di RAM che è passato da 8 a 16 giga. Questo non lo, cioè, è bene tenerlo a mente. Passiamo all'altro scenario di test che nel benchmark di Shadow of the Tomb Raider ci vengono dati un po' di dettagli in più alla stregua di quanto avviene con 3D Mark, perché oltre a vedere solo il numerello che tratta il numero di fotogrammi, la resa dei fotogrammi, che passa da 2320 a 3110, quindi con un incremento del 34%, e gli FPS medi passano da 12 a 20, quindi un incremento del 67%. Vediamo anche che in quanto a CPU, la CPU in gioco e anche a dir la verità il render della CPU, quindi il lavoro che in generale fa la CPU è molto più basso. Parlo di questi grafici che vi sto confrontando, questo e questo, così come il confronto tra questo e questo grafico vale lo stesso. In generale quello che noto è che la CPU lavora meno, quindi i millisecondi che vengono riportati su questo, l'andamento del lavoro della CPU in termini di millisecondi riportati su questi grafici, come vedete, vede lavorare un pochino, diciamo, costantemente meno la CPU nel caso di configurazione a 16 giga rispetto a quanto avviene nella configurazione a 8 giga. Occhio che il fondo scala è diverso perché parliamo di 110, questo come massimo, e questo è 160 come massimo, quindi notate come l'andamento è parecchio diverso, con addirittura la CPU in gioco proprio è molto 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 più stabile, più dormiente, lasciatemi passare il termine, nel caso di configurazione 16 giga. Mentre l'ultimo test, quello della codifica video, in realtà rispetto agli altri ha evidenziato un incremento bassino, cioè si è passati da, vabbè, qua c'ho solo lo screen della elaborazione a 16 giga, perché quella 8 giga non l'ho salvato, ma l'ho recuperato nel link al video che vi lascio. Ho fatto un video proprio di confronto tra tempi di codifica tra i vari computer che avevo per le mani, tra cui questo. E quindi siamo passati da 2 minuti e 41 a 2 minuti e 43. Quindi in pratica c'è stato pardon, 2 minuti e 45 a 2 minuti e 43. C'è stato un miglioramento di performance di 2 secondi, pochissimi su 163, quindi su 165, quindi solo poco più dell'1% sono migliorate le performance, quindi diciamo che in questo caso
8 giga in single channel piuttosto che 16 in dual channel non fanno per niente la differenza. Questo penso sia dovuto al fatto che non c'è un grosso scambio di dati tra CPU e memoria, ma in questo caso credo che tanto la maggior parte del carico sia proprio sul processore, quindi la RAM disponibile sia sufficiente a gestire questo file che abbiamo tutto sommato creato, quindi diciamo, non cambia nulla. Ora, differenze per l'uso che ne faccio io, come vi avevo anticipato, secondo me non ce ne sono. Però c'è pure da dire che magari si vanno a spendere 400, 500, 600, 800, 1000 euro per un PC e poi ci si ritrova ad averlo in single channel quando aggiungendo 30-40 euro lo si può avere in dual channel con un quantitativo di memoria doppio. Francamente non ci starei troppo a pensare e farei questo upgrade. Anche perché ho notato che Acer, ma non solo Acer, anche altri computer che ho visto ultimamente, vengono venduti con configurazioni di RAM in single channel, ma si tratta di macchine che comunque costano 700-800 euro, cioè per 30-40 euro in più io non starei tanto a pensarci e questo upgrade, a dir la verità, lo farei. Ora, vabbè, se avete dubbi, considerazioni o altro, come al solito, scrivetemele nei commenti e vedrò di rispondervi. E in descrizione vi lascio anche il link all'articolo sul mio blog dove in pratica ripercorro quello che vi ho fatto vedere con tabelline che magari aiutano meglio a evidenziare in maniera netta le differenze e dove riporto un po' tutti i dettagli che ho raccolto in occasione di questi test che ho svolto. Ciao a tutti!